L'estate sta finendo e l'asta del fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo. Ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È mercoledì 4 settembre 2024 e siamo qui con un nuovo editoriale da parte di Enrico Boiani. Buongiorno a tutti, buona colazione, buon viaggio verso lavoro, buon rientro dalle ferie, insomma buona giornata davvero di cuore a tutti. Grazie a tutti coloro che stanno seguendo questi editoriali, adesso è iniziato anche Bea a farli, siamo molto felici, quindi grazie veramente a tutti quanti per il supporto. E se vi va, come sempre, continuate a farlo, continuate a supportarci cliccando il tasto mi piace. Sarebbe bello arrivare come sempre sui 700, 1000, 1500 mi piace, quindi grazie a tutti coloro che cliccheranno il like, che si iscriveranno al canale se non sono ancora iscritti, che lasceranno un commento a questo editoriale. Non ho preso questa giornata i commenti dall'editoriale di settimana scorsa per un semplice motivo. Ovviamente durante quello che è successo durante Lazio Milan ha preso la scena, quindi alcuni commenti sono un pochino invecchiati, punto 1. Punto 2, non ne ho trovati troppi con la scritta alla fine pubblicabile o non pubblicabile, quindi se volete commentare e volete che il vostro commento venga poi messo nell'episodio di prossima settimana, a fine commento, proprio prima di cliccare invio nel commento, aggiungete tra parentesi un pubblicabile, così so che posso metterlo poi la settimana successiva. Leggiamo i temi di oggi. Come sempre io porto 3 temi: il caso Teo Leao, errore grave ma, e adesso ci arriviamo, bonus finiti però per tutti, arriviamo anche a questo, e al Milan manca il calcio. Allora, partiamo, intanto qui la luce un pochino sfarfalla, perdonatemi se ogni tanto divento buio, ma forse è meglio, credo che ascoltarmi sia meglio che vedermi. Detto ciò, il caso Teo Leao. Allora, partiamo da un presupposto, perché poi so che molti saranno contrari alla mia opinione, ed è giusto, è il bello del calcio, e avere tante opinioni diverse, però partiamo da un presupposto. Hanno commesso un errore, anche piuttosto grave. Volontariamente, involontariamente, questo onestamente chi se ne frega, hanno commesso un errore, sono rimasti a distanza nel cooling break, sapete tutti, ne abbiamo già parlato 1000 volte, quindi partiamo dal presupposto che hanno commesso un errore. Io non sto dicendo che hanno fatto bene, ve lo ripeto perché sennò poi sembra che il messaggio che passa un altro. Io non sto dicendo che hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, perché se non avessero fatto quello che hanno fatto sarebbero usciti da tutta questa faccenda da non super, da iper vincitori, ok? Da iper nella parte della ragione, va bene? Comportandosi così, ripeto, volente o nolente, sono passati un po' dalla parte del torto. Abbiamo già detto che sono entrati, hanno rimesso in piedi una partita che il Milan, con i gregari, se vogliamo, i giocatori più propensi al sacrificio, alla corsa e a tutto quello che ne consegue, la stava perdendo, stava rischiando di perderla anche 3-1, ma non è questo il punto. La mia giustificazione, o non è una giustificazione, perché ripeto, hanno commesso un errore, ma i miei ma di questa faccenda sono relativi al fatto che, come sempre, come accadeva l'anno scorso, come è accaduto nel gennaio nefasto dopo quel Milan-Roma e dopo quel mese tragico con 5 gol da Sassuolo, eccetera, a farne le spese, un po' anche giustamente, se vogliamo, perché sono loro poi che mettono la maglietta e giocano a pallone, sono sempre i giocatori. Io sto vedendo questa situazione come una sorta di iceberg, ok?
Sopra la superficie del livello dell'acqua ci sono Teo e Leao che stanno a 50 metri, si comportano male, commettono questo errore e quindi è quello che poi ci ritorna, no? Ed è su tutti i giornali, è su tutti i social, eccetera. Sotto la superficie dell'iceberg, quindi sotto il livello dell'acqua che non vediamo, però c'è tutto il resto, a mio modo di vedere. C'è tutto quello che porta a questa cosa qua. C'è un allenatore che pare che dopo 3 giornate abbia già lo spogliatoio non in piena mano, non ha pienamente il polso dello spogliatoio. Questo perlomeno è quello che sembra, credo, agli occhi di tutti. Abbiamo un Milan che ha tanti problemi simili dal punto di vista tattico all'anno scorso. Abbiamo un mercato e arriviamo da un mercato che ci ha portato a risvolti negli ultimi giorni, nelle ultime ore, folli da questo punto di vista, dopo trattative lunghissime, dopo errori commessi che poi ti hanno portato sì a prendere Morata, a prendere Fofana, però comunque sono stati commessi anche lì degli errori, la scelta di un allenatore dopo le voci Lopetegui, insomma, questo è il mio pensiero. Non fermiamoci alla superficie con Teo e Leao a 50 metri dal cooling break, perché dal mio punto di vista, a mio modo di vedere, commetteremo un grave errore. Andremo per l'ennesima volta a mettere la lente di ingrandimento sui giocatori, che io ve lo ripeto per la terza volta, hanno commesso un errore. Ma andremo a mettere la lente di ingrandimento solo su alcuni giocatori e guarderemo il dito e non la luna, dal mio punto di vista. Quindi questo è quello che penso. Non li sto giustificando, hanno commesso un errore, però bisogna capire il perché. Bisogna andare un po' più in profondità a volte delle questioni. A me piace sempre analizzare pro, contro, cose positive e negative e i perché delle cose. E qui secondo me dobbiamo capire i perché delle cose. È troppo semplice e semplicistico dire che cretini, bisogna metterli fuori rosa e tutte quelle cose che sono state dette. È troppo semplice, è troppo superficiale come analisi secondo me. Poi questo è il mio pensiero, se voi invece ritenete che hanno sbagliato, punto, e che il resto delle cose siano ok o che comunque ci siano problemi ma sono slegati da questo, ditemelo nei commenti. Si lega al punto 2 perché in questi giorni sui giornali su questi due ragazzi abbiamo letto bonus finiti, non si deve più sbagliare, tutto questo è inaccettabile, sei al Milan, tutte queste cose qua, giuste, attenzione, giuste, però non deve valere solo per Teo Hernandez e Rafael Leao, non deve valere solo per la rosa di questa squadra. Cioè, bonus finiti, è inaccettabile che accadano queste cose al Milan, deve valere per tutti. Cioè, è finito il tempo delle giustificazioni, deve essere finito il tempo di rimandare le cose, di rimandare i giudizi, di continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto come accade da un po' di anni. Cioè, questa cosa qua deve finire. Cioè, è inaccettabile che al Milan succeda un ultimo giorno di mercato e la situazione a Benasser. È inaccettabile che il Milan stia 2 mesi e mezzo dopo dietro un attaccante e poi lo perda, se vogliamo. È inaccettabile che la scelta dell'allenatore dopo la scorsa stagione sia un ragazzo, per carità, una persona per bene, ma che in carriera come massimo risultato ha un campionato ucraino, che non è mai spiccato, che non ha mai spiccato per iperpersonalità e per essere un condottiero, che venga scelto un allenatore perché in primis lavora bene in gruppo e non dà troppe noie. Cioè anche queste sono cose inaccettabili per essere il Milan, non solo 2 giocatori che sono a 50 metri di distanza. Sono tante le cose inaccettabili o sbagliate, però mettiamo anche queste, portiamo anche queste sopra la superficie. Cioè i bonus finiti devono essere finiti per tutti, non solo per 2 ragazzi che stanno giocando a pallone, per carità, strapagati, iperpagati, professionisti, si sono comportati da bambini, tutte cose già dette e ridette, e che io condivido in parte. Però bisogna andare un po' oltre con l'analisi. Secondo me bisogna scavare per trovare la radice dei problemi. E arriviamoci alla radice dei problemi. La radice dei problemi per me è qua, al punto 3 di questo editoriale. Sempre sono mie idee, ragazzi, cioè non vi trovate per niente, pazienza. Scrivetemi la vostra. Al Milan manca il calcio.
Cioè il Milan è una società, attenzione, l'attuale proprietà, ma anche la precedente proprietà hanno fatto un lavoro dal punto di vista economico, strategico, aziendale, di partnership, di sponsorship, di espansione del brand. Il lavoro fatto da questi punti di vista è ineccepibile, se vogliamo, no? È un lavoro ineccepibile. E non stiamo discutendo questo. Qui stiamo discutendo la parte calcistica del Milan, che non c'è forse da troppo tempo. Manca una figura calcistica con esperienza, manca una figura che lavori non sul mercato, ma che lavori, come dice spesso il direttore, tutto il resto dell'anno e che curi il rapporto con i giocatori, curi il rapporto con la squadra, capisca se la squadra ha qualcosa che non va con gli allenatori, capisca se la squadra e se i giocatori hanno qualcosa che non va tra di loro, con lo staff. Insomma, serve calcio in questa società, manca da troppo tempo, ok? Perché con Maldini e Massara questa cosa c'era. Hanno commesso un'infinità, una marea di errori, ok? Potete tirarmi fuori al quinto posto in campionato, De Ketelare che è stato un ectoplasma un'intera stagione, i 4 milioni Orighi, hanno commesso una marea di errori e queste sono le cose che compaiono poi anche qui in superficie, ma tutto il lavoro di compattezza, di stare dietro alla squadra, di chiamare i giocatori, di parlare con i giocatori, capire cosa c'è che non va, cosa c'è che va, lavorare sul gruppo, lavorare dal punto di vista comunicativo con il gruppo, cioè sono cose, sono dettagli che contano. Trasmettere ambizione, trasmettere competizione, trasmettere ambiente, sono cose che riguardano la sfera del rettangolo verde, del campo. Il campo conta, il campo dovrebbe essere la priorità per una squadra di calcio, ok? La mia impressione è che le ultime proprietà del Milan, soprattutto dopo la cacciata di Maldini e Massara, abbiano messo il rettangolo verde in terzo o quarto piano, facendo benissimo nei piani superiori, ve lo ripeto, il Milan dal punto di vista economico, dal punto di vista dello stadio, delle sponsorizzazioni e chi più ne ha più ne metta di quelle cose lì, ha fatto bene, forse la miglior società in Italia, forse la miglior società da quel punto di vista lì. E però poi sei una squadra di calcio, non fai altro, sei una squadra di calcio. Io non so come si possa, tra virgolette, risolvere questa cosa, tornando sulle proprie scelte, facendo dei passi indietro, prendendo delle figure come un direttore sportivo forte, come un direttore, non lo so, generale forte, come un allenatore manager. Io non so come adesso si possa mettere il più calcio dentro il Milan, ok? Ma la sensazione che ho io è che di calcio ce ne sia poco, purtroppo, e che sia solo il mezzo e non il fine. E per una società di calcio è pesante, perché dovrebbe essere il fine, il rettangolo verde, non il mezzo, peraltro. Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di questo editoriale. Scrivetemi cosa ne pensate. Io sapete, non sono nemmeno arrabbiato io, sono triste, sono un po' triste perché eravamo tornati su, eravamo tornati in alto e avevamo vinto un campionato e a me sembra che tutto quello fatto fino a quella festa lì, se sia stata una pallina l'avessimo e la stiamo lanciando nel cestino. Quindi sono un pochino triste, è un letterale un po' triste, mi dispiace, dovrei darvi buone iniezioni di fiducia, dovrei darvi speranze, visto che dopo la sosta c'è Venezia, magari può essere la partita per ritrovarsi un po' dal punto di vista dell'entusiasmo in vista delle due sfide importanti, e speriamo che sia così, speriamo che sia davvero così, cioè che la partita col Venezia, che sulla carta dovrebbe essere un po' più semplice, senza subire gol, possibilmente ci possa ridare un po' più di convinzione, solidità ed entusiasmo in vista di Liverpool e Derby, e aggrappiamoci a questa speranza, ragazzi, perché altro non credo che possiamo fare. Io vi saluto, vi ringrazio a tutti coloro che sono arrivati fin qui, vi mando un abbraccio, scrivete la vostra, ragazzi. Vi chiedo solo una cosa: so che le mie opinioni sono molto diverse, come vi dicevo prima, da quelle di tanti,
e spesso magari ci siamo trovati d'accordo, spesso non ci troviamo d'accordo. Una cosa vi chiedo, perché io penso di averla sempre mantenuta, è il rispetto e l'educazione, perché a me piace tantissimo quando parlo di calcio con una persona che la pensa diversamente da me, se il confronto però è civile, educato e con rispetto. È veramente bello discutere, disquisire di pallone, però facciamolo senza entrare in un bar. Dai, grazie. Un abbraccio e ai prossimi appuntamenti partendo da Mattino Milan tra qualche ora. Ciao. L'estate sta finendo E l'asta del fantacalcio si avvicina! Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo.